2 anni fa, il 17 novembre 2023, con questo reel annunciavo l'apertura del mio shop online. Ho scelto una piattaforma che ho visto usata da tanti altri artisti che conosco e che credo sia abbastanza comunemente il gradino prima di aprirsi un proprio sito o un proprio e-commerce, ovvero una piattaforma che penso conosciate tutti, Etsy. Etsy, in caso non la conoscessi, è una piattaforma per e-commerce globale in cui venditori possono aprire i loro shop e vendere creazioni fatte a mano, articoli vintage, materiali per creare. Si definisce come un mercato di nicchia per articoli unici e creativi che mette in contatto artigiani, artisti e collezionisti con acquirenti alla ricerca di prodotti originali e non prodotti in massa. Sin dal principio di questa avventura ho ammesso apertamente nella mia newsletter che non so cosa sto facendo e sto provando questa strada per quest'anno. È stato poco prima dell'apertura, per non dire all'apertura stessa e nei primi mesi di shop online, in cui ho scoperto come funzionava Etsy. Praticamente si paga per ogni inserzione inserita sul proprio shop e ogni vendita ha poi una commissione di vendita che viene tolta dal guadagno. Ogni venditore deve gestire a 360 gradi il suo shop con pochi consigli da parte della piattaforma, che pur avendo blog sull'argomento è particolarmente america-centrica, quindi non tutti quei consigli sono applicabili all'Europa o tantomeno all'Italia. Quindi il venditore deve farsi carico di imparare a caricare le inserzioni con foto adeguate e descrizioni adeguate, a prezzare in maniera giusta, ad inserire spedizioni coerenti con quello che è il mercato e con i vari paesi di destinazione e tante altre piccole cose. Sicuramente, come qualsiasi cosa, è un processo, quindi all'inizio non sai mai bene cosa sta succedendo e poi si impara mano a mano. Io mi ci sono davvero messo dentro, ho cercato di imparare il più possibile, ho letto appunto tanti dei blog di consigli, purtroppo poco applicabili, ma della piattaforma, così come blog scritti da altre persone, ho visto tanti video tutorial, ho visto tante altre persone che avevano e di cui magari ho chiesto consiglio e ho provato a confrontarmi. Quindi a novembre 2023, subito dopo l'apertura, ho ricevuto i miei primi ordini. Sono stati 4 ordini di cui sono stato contentissimo. C'è solo un piccolo dettaglio, li ho ricevuti da amici e conoscenti che sapevano chi ero. E come dire, questo è stato, togliendo le commissioni di Etsy, il mio guadagno di questi 4 ordini. Sempre quell'anno, poco dopo l'apertura, è stato già il periodo di Natale, di solito un periodo particolarmente propizio per un artigiano o per una persona con uno shop online. E io ho provato a cavalcare l'onda offrendo degli sconti di Natale. Quindi ho chiuso l'anno 2023 con questi dati. Considera che, sebbene sia segnato l'intero anno 2023, ricorda che ho aperto lo shop il 17 novembre, quindi in realtà di questi dati che vedi a schermo si rappresenta solo un mese e mezzo di quello che è stato l'anno 2023. Quindi andiamo a parlare del mio primo vero, ufficiale e intero anno sulla piattaforma Etsy, il 2024. Nel 2024 lo shop non è rimasto aperto un anno intero, ma mi sono impegnato molto per cercare che lo shop avesse aggiornamenti regolari con spesso novità, con qualche sconto. Quindi a febbraio 2024 ho fatto un piccolo update con qualche novità e un grande sconto per quello che è il mio compleanno. Quindi ho offerto a tutte le persone che acquistavano le spedizioni gratuite. E ci ho rimesso, ma pensavo sarebbe stata la strada per il successo, ottenere questi primi ordini rimettendoci, ma facendomi conoscere e quindi cercando di ottenerne sempre di più. Etsy infatti scrive in grande sotto il nome del negozio, quando si apre la pagina del negozio sulla piattaforma Etsy, il numero di ordini ricevuto da quel negozio. Quindi succede anche a me, quando vado su uno shop online e vedo che ha già un alto numero di vendite, come dire, mi viene da fidarmi un po' di più di quello che è il venditore, che è il prodotto, di quello che sto andando ad acquistare. Quindi a febbraio ho realizzato 4 vendite e poi, per cercare di muovere un po' di più la situazione, ho deciso di avviare gli Etsy Ads, ovvero delle sponsorizzate all'interno del sito Etsy che in teoria dovrebbero mettere in primo piano o in risalto o far trovare i tuoi annunci a più persone.
In realtà non è stata proprio una mia scelta, ovvero ho scoperto a caro prezzo che quando si inserisce un'inserzione su Etsy, automaticamente la piattaforma attiva gli Etsy Ads, ovvero ti sta letteralmente prendendo soldi dal tuo conto o da quelle che saranno le tue future vendite per sponsorizzare gli annunci che hai caricato. E o si va manualmente, sapendo questa cosa, a disattivarli, o a fine del mese ti mostra un conto in cui ti dice: ah, ma tot è andato in sponsorizzate che tu non sapevi di aver attivato, ma che noi abbiamo sponsorizzato. Quindi ho provato a sperare che funzionasse e ho lasciato gli ads attivi. E con quelli, almeno credo con quelli, mi sono arrivate 2 vendite. In marzo di quell'anno sono anche andato a fare un mercatino all'estero, in Germania, e ho, mentre ero lì, cercato di spingere molto il mio shop online alle persone che mi vedevano lì e a cui io ho detto: non tornerò probabilmente nel prossimo futuro a fare un market qui, quindi se volete una mia creazione potete trovare il mio shop Etsy. E dopo quell'evento un paio di ordini li ho ricevuti da me, che ho spinto il mio shop in prima linea. E poi è arrivato aprile. Ad aprile 2024 ho fatto il mio primo vero shop update. Cosa intendo, almeno per quello che è la mia definizione di primo vero shop update? Ovvero, per me significa aver avuto più di 10 novità da presentare, averle presentate settimane prima della data scelta dell'aggiornamento di negozio, averne parlato su stories, su newsletter, su post, caroselli, reel, aver chiesto ad amici di condividere il messaggio, aver fatto reminder e countdown su Instagram, aver cercato il più possibile di portare il messaggio a più persone. Quello per me è stato un momento particolarmente difficile, nonostante mi sia impegnato davvero per settimane, non solo nel creare le novità, nel realizzarle, ma anche appunto nel fotografarle, fare le inserzioni, fare tutto quello che è stato appunto la comunicazione per cercare di raggiungere le persone. Non ho fatto nessuna vendita. Detto ciò, io ho comunque continuato a creare con passione, a fare ricami, punch needle, a fare corsi. Ho raggiunto i 10.000 follower su TikTok e i 5.000 follower su Instagram in quel periodo. Ho partecipato a tantissimi market e tenuto un sacco di workshop cercando di far conoscere il più possibile me, le mie creazioni e quello che è The Needle. Ho partecipato persino a dei market particolarmente distanti, tolto quello all'estero, ma fuori regione e molto distanti da dove abito, rientrando a malapena o non rientrando delle spese, pur di cercare di raggiungere più persone interessate. Quindi altre vendite fatte durante quell'anno sono spesso coincise con supporto di amici che decidevano di credere nel mio progetto, periodi post-market in cui magari una persona aveva visto qualcosa al market, non era riuscita a prenderlo in quel momento e quindi ha fatto l'acquisto subito dopo o poco dopo, e persone che mi chiedevano direttamente in chat su Instagram o su TikTok: ciao, vendi questo? E io li rimandavo tutti allo shop cercando appunto di far crescere quel famoso numero di vendite realizzate. Nel 2024 ho fatto inoltre, credo anche spesso, sconti sul mio shop. A febbraio per il mio compleanno, a luglio prima della chiusura estiva, ad ottobre per Halloween e a dicembre per Natale. Potresti starti chiedendo: ma magari queste creazioni non piacciono o non c'è delle persone interessate? E anch'io mi sono fatto le stesse domande, ma mi sono anche risposto: eppure ai market le mie creazioni piacevano, c'erano un sacco di persone interessate e in particolare i kit di ricamo per imparare piacevano molto. Ci tengo a far notare, soprattutto se sei arrivato a questo punto del video, che condividere le cifre è anzitutto sinonimo di trasparenza, che spesso tra artigiani e persone che creano con le proprie mani non si sa perché bisogna tenersi le cose nascoste. Secondo me invece collaborare, parlare, cercare di fare rete, condividere quelle che sono le cose che funzionano e quello che magari non funziona è un modo per aiutarsi e per crescere tutti insieme. E soprattutto, e forse più importante, per magari qualcuno che non è artigiano, non ha mai provato a vendere le proprie creazioni, queste cifre non sono il guadagno. Questo numero non mostrerà mai le ore per imparare a ricamare, per sketchare un'idea, per rendere quest'idea un'idea che possa essere una creazione, per rendere questa creazione bella con foto e video, per creare contenuti su essa, per cercare di mostrarla al mondo, per partecipare ai market, per comprare anche solo i materiali per realizzarla.
Quindi tornando al pensiero che la cifra non è un guadagno, se noi guardiamo questi 456 euro per l'anno 2023 e proviamo a togliere il costo delle spedizioni e del loro packaging, togliere il costo dei materiali, togliere le ore a caricare inserzioni, scrivere descrizioni, migliorare la SEO, curare lo shop, togliere le ore di fotografare, fare i video, editare questi materiali, le ore di preparare post per social, annunciare con anticipo i prodotti, parlarne nelle stories, in foto, in video, condividere e parlarne, partecipare ai market, le ore di lavoro a realizzare ogni creazione, che sia ricamo, impaginazione di pattern, video tutorial, le ore di design prima ancora di iniziare la creazione, le ore di studio del mercato, delle possibili creazioni che possono interessare e piacere, le ore a testare, imparare, migliorare la tecnica. Quanto resta secondo te? Disilluso, vista la chiusura del 2024 e viste tutte le energie che ho messo nello shop nel 2024, la maggior parte delle vendite sentivo che sono arrivate o da miei post sui social o da post market e quindi momenti in cui ho parlato con le persone e non dall'impegno che invece ho messo in quella che è la piattaforma. Quindi quest'anno ho tenuto un approccio, diciamo, distaccato dallo shop. Non ho fatto shop update con delle grafiche specifiche, con della comunicazione specifica. Semplicemente ogni tanto, quando avevo delle novità che comunque preparavo per i market, le caricavo anche sullo shop. Cercavo di condividerle ogni tanto sulle stories e di tenere sempre l'inventario aggiornato. Però è stato in realtà chiuso più tempo rispetto al 2024 e l'ho praticamente tenuto aperto solo nei periodi in cui non stavo partecipando a market. Quest'anno però è stato l'anno in cui ho raggiunto i 10.000 follower anche su Instagram. Ho capito quali market funzionavano per me e quali meno. Ho consolidato quali sono i prodotti più richiesti durante i market e ho aumentato la gamma di tutto quello che sono le mie realizzazioni. Rispetto all'anno precedente avevo più kit, più pattern, più spille. Ho avuto incredibili soddisfazioni nell'insegnare a tantissime persone a ricamare o a sapere che hanno scelto un mio kit per imparare a ricamare. Dal 2024 è inoltre successa una piccola cosa, ovvero Etsy ha mandato una mail a tutti i suoi venditori avvisando che avrebbe alzato le commissioni. Questo mi ha costretto, per cercare di rientrare nei costi e non fare come me di febbraio 2024 che ho perso, mi ha costretto ad alzare leggermente i prezzi. E questo purtroppo è stato problematico con il fatto che il mio pubblico arrivava spesso dai market e se una persona trovava un mio prodotto a un market a X, poi andava sul mio shop online e lo trovava a Y soldi più alto, diceva ma perché dovrei comprarlo online quando magari al prossimo market in cui ti vedo lo posso prendere a meno. Quindi si potrebbe dire che un guadagno, again considerando i costi, il tempo, i materiali, la tecnica, è difficile chiamarlo guadagno, ma guadagno di 330 euro in un anno in cui ho fatto meno, mi sono impegnato meno, non ho fatto sconti e lo shop è stato aperto per meno tempo, diciamo che potrebbe essere considerato positivo, no? Tra l'altro quelle che vedi segnate come spese marketing, che sono le Etsy Ads di cui parlavamo prima e che è la stessa cifra per il 2024 e il 2025, non sono state una mia scelta, ovvero sono soldi che la piattaforma ha preso quando io inserendo un'inserzione mi attivava automaticamente gli Etsy Ads e io purtroppo me ne ricordavo dopo. Quindi qualche volta me lo sono perso e quello è stato un mio errore, mi ha preso 31,16 euro e non mi ha portato nessun ordine, che io sappia. Quindi la domanda alla fine è quella. Me la chiedete nei DM, me la chiedete quando mi incontrate dal vivo, me la chiedono altri artigiani come me. Ha senso avere uno shop Etsy? Secondo me la risposta brevissima è sì. Ha senso avere una vetrina online che possa esserti di appoggio quando non stai facendo eventi fisici, ma non è detto che questa vetrina debba essere Etsy. Anch'io ho iniziato a guardarmi attorno e vedere se esistevano alternative. E così ho trovato Ko-fi. Ko-fi si descrive come una piattaforma per creativi, artisti, scrittori, streamer, eccetera, che permette ai sostenitori di donare denaro per supportare il loro lavoro. Gli utenti possono fare donazioni singole offrendo un caffè virtuale, oppure impostare abbonamenti mensili o acquistare tramite la pagina di shop. Proviamo a confrontare e valutare le due piattaforme. Ci tengo ad avere un confronto attivo, ovvero spero che i ragionamenti che ora io farò
ognuno li faccia per conto suo, quindi anche tu, se vuoi aprire uno shop online, faccia questi ragionamenti su quello che è la tua creazione, il tuo modo di vendita, quello che tu stai cercando, perché assolutamente questo video non vuole dire che una piattaforma è meglio dell'altra, ma vuole appunto analizzare quelle che sono alternative. Mi perdonerai, guarderò un attimo di più il computer perché ora vado anche a parlare di cifre e quindi ci tengo ad essere il più sicuro possibile di quello che dico. Le commissioni su Etsy sono 0,20 dollari per inserzione ogni 4 mesi, sia che venga venduta che non, più il 6,5% sul prezzo di vendita e spedizione e una commissione di gestione del pagamento del 4%. Quindi, se a gennaio carichi un articolo sullo shop a 10 euro e a giugno ne vendi un pezzo, fingendo di non considerare le spese di spedizione, il tuo guadagno sarà di 8,61696 che ti arriveranno in un paio di settimane. Se guardiamo Ko-fi, invece, non applica commissioni sulle inserzioni né applica commissioni sulle donazioni. Trattiene una commissione del 5% sulle vendite e sugli abbonamenti e invia pagamenti tramite PayPal, che a sua volta trattiene una fee partner pari al 3,49%. Quindi, analogamente, se a gennaio carichi un articolo sulla shop a 10 euro e a giugno ne vendi un pezzo, fingendo non ci siano le spese di spedizione, il guadagno sarà di 9,16845, che ti arriverà istantaneamente. Quindi, oltre ad avere un guadagno leggermente maggiore, c'è anche da dire che un pro è che i soldi arrivano subito sul tuo conto PayPal e quindi non devi anticipare tu alcune spese come quelle di spedizione, ma puoi effettivamente utilizzare il guadagno della vendita. Inoltre, secondo me ha senso confrontare le due piattaforme anche da un punto di vista qualitativo. Etsy è sicuramente più conosciuto, ma è anche più conosciuto principalmente in un mercato di americani e inglesi e ultimamente non ha una buona reputazione per quanto riguarda avere tantissime inserzioni di dropshipping o create con intelligenza artificiale. Questo non va ad attaccare tutti gli artigiani, ma ad esempio il mio caso sì, ovvero io che vendo pattern di ricamo che ho ricamato, scritto, fotografato, fatto i video tutorial, quando su Etsy, cercando pattern di ricamo, se ne trovano di creati da intelligenza artificiale con nessuna foto vera, nessuno vero consiglio, nessuna istruzione mai testata, ovviamente a prezzi inferiori. Inoltre, per quella che è stata la mia esperienza, ho percepito che su Etsy è davvero difficile che sia la piattaforma a portarti un cliente. La maggior parte delle mie vendite sono arrivate da persone che dai miei social o da market trovavano il mio link, cercavano il mio shop su Etsy. E invece la piattaforma investe sul tuo shop solamente se sei tu a investire sugli Etsy Ads e quindi qualche ordine da quelli può arrivarti solamente se tu stai spendendo molti soldi in sponsorizzate. E una piccola nota su Etsy che io non sapevo prima di aprire lo shop è che per privacy o per tenersi i dati, non lo so, ma censurano tutti quelli che sono i dati personali che non siano l'indirizzo di spedizione del cliente. Ovvero, quando ti arriva un ordine e tu hai chiesto di inserire anche numero di telefono o mail per poterle comunicare al corriere con cui fai la spedizione, Etsy censura questi dati che diventano quindi delle lettere a caso. Questo rende incredibilmente complesso fare spedizioni tracciate o poter scrivere e comunicare ai clienti senza usare la messaggistica di Etsy, che ogni volta che provi a scrivere qualcosa che sia un numero di telefono o una mail, censura il dato. Dall'altro abbiamo Ko-fi, che è una piattaforma abbastanza sconosciuta, soprattutto in Italia, ma che è sicuramente più permissiva con quello che è il concetto di creatività e artigianato. Sono apertamente anti-intelligenza artificiale, cosa che per me, ad esempio, che vendo pattern, è positiva, e offrono vari servizi oltre allo shop. Ad esempio quella che può essere l'opportunità di ricevere una donazione non tassata oppure di aprire un servizio membership per le persone che si iscrivono che è simile ad altri servizi di membership, ad esempio Patreon, ma con delle commissioni molto più permissive. Si tratta del 5% fisso invece di Patreon che ha tra il 5 e il 12% a seconda del piano. Una cosa che ho trovato particolarmente utile per me è che Ko-fi, non avendo una tassa di inserzione, permette di caricare anche un numero molto alto di
inserzioni all'interno della piattaforma e di poterle volendo lasciare lì anche se non vendono. Ad esempio, io ho tantissimi diversi modelli di spille e non potevo creare una singola pagina spille con all'interno tantissimi modelli. Sarebbe stato brutto da vedere e difficile da navigare, ma quindi dovevo creare tantissime inserzioni, una per ogni modello di spilla, e per ogni inserzione ogni 4 mesi pagare la commissione su Etsy. Questo è assolutamente fondamentale per me, che ogni tanto faccio delle spille speciali in micro collezioni, di cui di una spilla, di un design, esistono magari 2 spille. Su Ko-fi invece ho potuto caricare tutte le inserzioni, offrendo quindi ampia scelta a chi visita lo shop in maniera pulita, perché vedono quindi tutte le foto e tutti i diversi titoli, senza dover pagare una commissione per ognuna. E consente anche di mettere inserzioni a prezzo zero, cioè gratuite, che secondo me è sempre un ottimo modo di portare le persone a visitare lo shop, oppure anche a donazione a scelta, magari con un minimo prezzo segnalato, il che permette a chi acquista, volendo, di inserire una cifra diversa da quella suggerita per supportare maggiormente il lavoro di un artigiano. Ed ecco come l'8 ottobre 2025 ho deciso di chiudere il mio shop Etsy. Ho chiuso lo shop dovendogli 21 centesimi di Etsy Ads, quindi appunto di sponsorizzate che si sono automaticamente attivate e io me ne accorgo sempre un po' troppo tardi, errore mio, lo so, e non so se verranno mai a chiedermi questi 21 centesimi, però lo ammetto, l'ho presa un po' come una vittoria personale e ho spostato tutto il mio shop su Ko-fi. Non è stato un processo semplicissimo. Ho iniziato spostando le novità, ho dovuto cambiare la firma alla mail, cambiare le descrizioni dei video, andare ad aggiornare il mio link in bio, ricordarmi dove ho scritto che ho lo shop Etsy e andare ad aggiornare tutti i cartelli e tutti i vari link in giro. Ed è un lavoro che onestamente mi ha preso mesi. L'ho iniziato prima delle ferie e poi quando sono arrivato dopo le ferie, che stavo facendo fiere, pensando ad altre cose, dentro di me ho detto: se non stacco il cerotto adesso, finirò anche il 2025 ancora su Etsy e mi ritroverò a inizio 2026 con gli stessi problemi che ho avuto fino ad adesso. Alla fine della fiera ho capito che per me il 99% delle persone che mi supportano comprando qualcosa dal mio shop online arrivano dai miei social o dalla mia presenza in fiera. E questo vuol dire che se trovo una piattaforma che per me funziona meglio, nel modo in cui io creo, in cui io realizzo le mie creazioni, allora sicuramente riuscirò ad offrire un servizio migliore a queste persone. È giusto ammettere che Etsy ha sicuramente più funzionalità per gestire uno shop. Un esempio che posso fare sono i profili di spedizione, ovvero dei profili che a seconda del prezzo dell'articolo o del peso dell'articolo o del paese in cui si va a spedire, automaticamente puoi inserire una cifra che funziona per tutte le inserzioni, mentre su Ko-fi non esiste questa cosa e ogni inserzione devi andare ad aprirla e manualmente caricare quelli che sono i profili di spedizione, cioè in questo paese spedisco tot, se pesa tot, se faccio tot, è un po' più macchinoso. O sempre su Etsy puoi navigare tra le tue inserzioni filtrandole per categorie, cosa particolarmente utile quando magari hai un aggiornamento da fare su una categoria di creazioni, mentre su Ko-fi devi o andare sulla barra di ricerca e avere un titolo comune a quelle categorie o andare sul listone, aprirtele una a una e di nuovo modificarle una a una. Quindi alla fine devi capire cosa può funzionare meglio per te. Questa è stata la mia esperienza, io adesso ho appena aperto lo shop Ko-fi, quindi posso dire le cose positive che ho scoperto su questo shop, ma non vedo l'ora di passare qualche anno in compagnia del mio shop Ko-fi e vedere magari cosa penserò tra qualche anno. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Se vuoi faccio tanti altri video dove parlo di fiber art, faccio anche tutorial, vlog di esperienze e se ti va mi farebbe piacere vederti in uno di questi altri. Ciao!